Capitolo 1. Partenza. E così ci siamo. È il momento. È il tipo di frase che si usa più spesso in queste situazioni, ma... diamine. Mi mancherai, mamma. Hai preso tutto quello che ti serve? Come ti ho già detto, tutto il resto è già stato mandato dove doveva andare. Per il viaggio mi basta questo. Sei il secondo uomo della mia vita che mi lascia. E non dirmi che non devo parlarti di tuo padre. Devi affrontare il fatto che lui se ne sia andato. E ha fatto le cose in grande stile, portando via baracca e burattini prima ancora che tu nascessi. Forse questo tuo grande salto nel vuoto è l'occasione per guardare in faccia al passato. Devi affrontare quello che lui ti ha lasciato. È un discorso che abbiamo fatto tante, troppe volte. Io lo so cosa mi ha lasciato. E il problema è che non mi ha lasciato nulla. È un vuoto che non sai come colmare. Una ferita sulla quale non puoi mettere un cerotto. E la cosa più triste è che non sai nemmeno che questo spazio può essere colmato. E tutte quelle cose che dovrebbero far parte della vita di un bambino, che dovrebbero far parte della sua infanzia, per me semplicemente non esistono. E non so che possono esistere. Non so come potrei immaginarmelo. È come provare a raccontare un tramonto a un cieco, o una notte al chiaro di luna. Semplicemente non è possibile. Cavolo, devono essere sempre così commoventi gli addii. Non credi di aver dimenticato qualcosa? Lascia stare quella. Come ho fatto a non pensarci? È incredibile. Me lo porto sempre dietro. E proprio oggi stavo per dimenticarlo. Corro a prenderlo. Ciao, mamma. Capitolo 2. Circostanze. Nonostante la persona di cui stiamo raccontando la storia abbia recuperato il proprio portafortuna poco prima di lasciare la propria casa, sapete, a volte c'entrano le circostanze. Mentre egli si dirige, infatti, credendosi ormai spoglio del fardello del passato, verso una vita futura che noi non conosciamo e che non possiamo conoscere, ecco allora una goccia di vernice provenire da un palazzo circostante, colpirlo e costringerlo a rifugiarsi proprio nel parco in cui i suoi genitori si erano conosciuti e avevano trascorso molti,
dei loro pomeriggi insieme. Questa volta me l'hai proprio fatta, mamma. Al diavolo. La leggerai quando sarai grande. Leggerai questa lettera quando sarai sul punto di sposarti, o magari avrai trovato il miglior lavoro della città. Non voglio che tu accetti o che addirittura comprenda il perché io ti abbia abbandonato. L'unica cosa che desidero è che tu possa sapere. Sapere che quanto è successo è frutto di una scelta, meditata, soppesata. Non me ne sono andato in preda al panico. Non avrei mai potuto darti nulla di me. Perché ogni volta che avessi incrociato i tuoi occhi, avrei provato un immenso odio verso me stesso. Mi sarei odiato per quante cose ho sbagliato nella mia vita, per quante altre non sono riuscito a portare a termine. Fin dove si spinge il dovere quando questo è solo un danno per qualcun altro? Ho scelto di essere un padre assente piuttosto che un padre apparente, che cresce il proprio figlio portandolo al parco a giocare ma trasmettendogli nient'altro che la sua angoscia esistenziale. Avresti amato me, ma odiato il mondo che ti circonda, credendo di non sapere il motivo. Anziché con un vuoto al tuo fianco saresti cresciuto con un vuoto dentro di te, nella tua anima. Non ti avrei dato nulla in cui credere, nulla in cui sperare. Non avrei saputo darti nessun sogno che cullasse le tue notti senza luna. Sarei stato un fantasma. Avresti toccato la mia mano, certo, ma fredda e insensibile sarebbe stata. E ora, mentre scrivo, penso che questo sia il momento di essere egoisti. Per questo tu crescerai senza padre. C'è una cosa che la gente ignora, che forse solamente finge di non capire. Non si può amare qualcuno che non ci permette di essere noi stessi, e io non voglio smarrire l'illusione di poter ricostruire la mia vita. E vorrei poter affermare con certezza che tu non figuri tra gli errori più gravi della mia esistenza, ma purtroppo non è così. Crescerai, passeranno gli anni e capirai di doverti difendere dal mondo. Dovrai difenderti soltanto per capire che in fondo, là fuori, ci sono ancora tante cose buone per cui vale la pena lottare. Dovrai difenderti e stare sugli scudi, per proteggerti da ogni sofferenza. Solo così sarai in grado di capire quando mostrare la tua umanità. Ma non è per tutto ciò che ho deciso di scriverti. Voglio che questa lettera sia la testimonianza del mio fallimento, non tanto come padre, ma come uomo. A tutte le biforcazioni della mia vita ho sempre creduto di imboccare una strada che mi portasse fortuna e ricchezza, ma ho sempre sbagliato. Voglio riprovarci ancora una volta, rischiare tutto e farmi un altro giro sulla giostra. Tutto quello che potrò mai avere è questa vita. La mia vita. Non posso accettare di perderla senza essermi prima riscattato. Ti lascio perché non voglio che tu sia come me. Meriti di essere una persona migliore. Non potresti mai diventarlo con me al tuo fianco. Ti lascio perché non voglio rovinare due vite.
Ho già fatto abbastanza con la mia e non voglio che si ripeta lo stesso con la tua. Cancellerai tutti i miei errori. Riscatterai quanto di più brutto possa fare un padre. Camminerai da solo, sfidando a testa alta tutti quei mostri da cui io non ho mai potuto proteggerti. Sfiderai il dolore negli occhi e lo trasformerai in una forza con cui infondere speranza a tutte le persone che ti cammineranno a fianco. Ti lascio senza avere il dubbio tra andarmene e restare, senza nessun dubbio ma con un'unica certezza. Restare era l'unica occasione di riscatto della mia vita.